Monica, breve parentesi. La nostra amica si è rivolta più volte alle autoipnosi, il CD di Brian Weiss. Chiamiamolo Brian Weiss. E non so perché ti faccio questa domanda, visto che ne parlavamo prima, ti faccio questa domanda. Siamo controllati nelle sessioni? Brian Weiss è vivo. Sì, noi siamo controllati io vedo mm, allora, fondamentalmente quelli che eseguono sono dei militari, Mhm. appartengono, diciamo così, a dei servizi, sì, assolutamente militari, sì. Però tu hai accostato le due cose, Brian Mm, mm, Weiss? mm, mm, mm. Perché? Allora, allora, ehm, diciamo così, dietro ci può essere un progetto di controllo mentale, che questo comunque è l'obiettivo primario di praticamente tutti i servizi che vengono svolti, militari e alieni. mh. E anche parzialmente questi tipo di lavori, tipo anche quello di Brian Weiss, potrebbe avere questo scopo, che è quello del controllo mentale, però naturalmente non funziona su tutti. Mhm. Ehm, è come se durante queste meditazioni venissero trasmessi dei messaggi subliminali. Questi messaggi subliminali si fungono effettivamente da inseminazione, diciamo così, ok, di determinate idee, vincoli, credenze. Quali? E su quali percentuali di persone sul totale di quelli che ascoltano il CD famoso? Come a rimanere in realtà chiuse all'interno del cerchio traumatico, come se non fosse prevista un'uscita dal dolore, dal trauma, anche se teoricamente dovrebbe essere il contrario, no? Mhm. Meditazioni finalizzate al benessere, a un riscatto, eccetera. Però in realtà non lo so perché io vedo che il cerchio è chiuso. Però, però determinate anime, determinati individui riescono a uscire da dei piccoli spiragli che anche nei cerchi chiusi esistono. Mm. Quindi statevene nella 3D e non rompete. Sì. Questo è il senso. Mm. Sì, sì, E, sì. e allora perché fare un CD che parla di ipnosi? E perché parlare di ipnosi a livello popolare? Se comunque questo porterà alcune persone a, a dire no, questo CD non mi serve, ma l'argomento mi interessa. È sempre il solito discorso, ovvero in ogni caso la coscienza collettiva va in quella direzione mettendo un controllore controllato con Certo, grandi mezzi, si esatto. assorbe, esistono altri con pochi mezzi che di fatto di cui nessuno conosce neanche Mm, l'esistenza, o quasi, per esempio noi. esatto. Ok, chiama Brian. Massone? È un bell'uomo? Io non so neanche questo chi sia, non Ha so, non ne 79 conosco neanche uno. anni, è normale, un tipo Ah, anglosassone secco. ok, mi è venuto un bell'uomo, probabilmente lo era da, da più giovane. Dunque, sì, allora dunque, me lo dà addirittura in qualche modo collegato con la famiglia reale. Windsor. Sì. Mm, quindi sa tutto. No, non è che No. sa tutto, lui ha il suo compito. Ok. Anima? Vedo anche lui che ehm, accetta dei compromessi. Sì, anima sì, Mhm. anima sì. Accetta dei compromessi per questa immensa notorietà e potere. Ok. Diamogli il seme della 4D a questa anima. Diamole.
il seme della 4D. Nuova pillolina a forma di grano, picco di grano. Allora, c'è un fatto che nella 4D lui non può avere questo stesso potere. Mhm. E a lui piace averlo. Però comunque, a prescindere da questo, io voglio dire una cosa, che queste persone giustamente fanno quello che possono, no, per tenere imbrigliate le coscienze umane. Però ci sono determinati tipi di anime che sanno comunque trarre il meglio da questi strumenti per quanto siano manipolati. Mhm. Per esempio il caso di Adele, Mhm. che Adele ha utilizzato questo strumento al meglio delle possibilità di questo strumento, non facendosi, diciamo così, fagocitare da questo obiettivo di manipolazione e di controllo mentale, ok? Ma Mhm. utilizzandolo per iniziare ad innescare una liberazione, perché quella che vuole Adele è la Certo, liberazione. certo, certo. Però in ogni caso il CD contiene dei progetti, dei programmi di manipolazione, Sì, giusto? Quali? sì. E fondamentalmente quello di far rimanere le persone nella terza dimensione, quindi è come farle rimanere in questo circuito di dolore, di sofferenza, di incesto, di traumi, mm? Mhm. Perché ci sono delle entità che loro devono nutrire. Okay? Quindi cosa succede? Che attraverso queste meditazioni tutti quanti risvegliano i propri vecchi traumi, ok? I dolori e tutto quanto. Quindi questo è l'ideale, no? Perché grande festa, grande bottino per le entità, perché ovviamente c'è tutto un risveglio di sofferenza, di dolore, e un rivivere, no? Determinate situazioni. Quindi a Mhm. loro arriva tantissimo cibo, tantissima energia. Il problema qual è? Che poi però la persona non rimane sotto scacco, ecco, di questi dolori, è imprigionata, rimane all'interno di un cerchio. E Adele l'ha sentita questa sensazione del cerchio, e sia in precedenza nei suoi episodi di vita, e l'ha rivissuta in un certo senso, no? Che dice, ma io sono incastrata qui, sì, ok, ho ricordato, questi sono i miei traumi, questi sono i miei dolori, e adesso cosa faccio? Ma Mhm. l'obiettivo è quello che tu rimanga lì nella 3D, basta. Può succedere qualcosa quando si utilizza il CD più volte? Ci si accorge in qualche modo che qualcosa potrebbe non andare? Qualcuno sì, si accorge. Vabbè. Tipo il Messaggio? 17% mi viene che Si stacca. inizia, più che altro sì, come nel caso di Adele che dice no, aspetta un attimo, provo un'altra strada, Mhm. perché c'è qualcosa che a un certo punto è come fermo. Ci vuole lasciare un messaggio Weiss? Beccato. Però fa Peccato. una risatina, sì, fa una risatina, come dire, fa parte del gioco che ogni tanto vieni beccato, cioè non è che sia un problema. E un messaggio che io come anima gli lascio? Non so, gli fai il dito medio. Boh. Aggiungerei finito. Sì.